Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video del canale Noise 883. Nei commenti dei video precedenti qualcuno mi ha chiesto di raccontare quelle che sono le modifiche fatte alla mia Noise, quindi ho deciso di realizzare questo video e di parlarne. Quindi ora andiamo da Noise e andiamo a vedere tutte le modifiche effettuate, partendo dall'anteriore. Prima cosa che ho voluto cambiare è stata il faro. Ora lo vedete originale. Prima montavo un faro LED. Sono tornato a questo perché mi piace più avere una linea classica della moto. Anteriormente ho montato anche i copi Frocella, ho cambiato le sospensioni e montato le progressive da 390 mm, ho montato un copridado sull'attacco della ruota, ho spostato quello che è il contachilometri mettendolo qui sulla sinistra, supporto artigianale fatto dalla Firenze Motorcycle, non vibra, vedo fino ai 100 km/h, mi trovo veramente molto bene. Qui accanto ho fatto montare anche una presa USB perché mi torna molto utile per tenere in carica il mio navigatore quando viaggio. Ho cambiato il manubrio, quello originale era troppo carico sull'avanti e comunque andavo anche in cerca di una guida più classica, più in stile Harley. Virtual Champs da 12, per chi volesse montare questo manubrio o uno simile, ricordatevi che l'officina a cui ho montato il manubrio mi ha mantenuto i cavi originali, quindi non ha cambiato nulla. Ho cambiato anche le leve frizione e freno mettendo queste forate perché esteticamente mi piacevano di più, e ho tolto gli specchietti quelli originali e ne ho ottenuto uno solo tondo qui sulla sinistra in basso. Ho modificato anche le frecce andando a ridurre la circonferenza perché prima mi sembravano troppo grandi. L'ho fatto lo stesso dietro. Qui davanti quelle grandi si notavano di meno, però mi piaceva averle un pochino più nascoste. Dietro sembravano tipo due orecchie, le orecchie di Shrek per capirci, l'ho voluta ridurre, così sono un pochino più nascoste ma non sono troppo piccole. Qui nell'anteriore poi, come altre modifiche, ho modificato anche le manopole perché quelle originali secondo me troppa plastica, e quindi adesso monto queste qua, aderenza, grip, secondo me veramente ottimo, e una piccola cover non originale però richiama molto quella originale con il teschio scritto Harley Davidson. Poi nella parte di qua della moto andiamo a trovare quelle che sono il filtro Roland Sand Design. Per prenderlo ho fatto un cambio presso la concessionaria di Firenze, la Speedy Shop. Io ho dato indietro il mio Screaming Eagle e ho preso questo con una differenza di circa 200 euro. Me ne sono innamorato dopo averlo visto montato su una moto in concessionaria. Ho cercato di averlo in tutti i modi. Comandi avanzati, non tornerei mai più indietro su quelli centrali, ma è tutto quanto soggettivo ovviamente. Pagati 185 euro. Ovvio è che rispetto a quelli originali pesano la metà, non si flettono, non piegano, in frenate molto più potenti non si sono mai piegati, quindi comunque sono molto resistenti nonostante siano più leggeri. Cover trasparente presa da Special HD Parts e cover puleggia presa da Bugs Parts. Per entrambi vi metterò il link in descrizione per andarvi a vedere quello che vendono e quello che offrono. Scarichi Vance Nines perché andavo subito alla ricerca di una voce più potente per la mia Noise. Non vedete paracalore neri perché li ho in cantina graffiati in seguito a una caduta. Abbiamo deciso con il meccanico di fiducia di montare le bende perché una coppia di paracalore nuovi costano quasi quanto gli scarichi nuovi, e loro mi hanno anche colorato quella che è la parte finale degli scarichi per avere una linea un pochino più in tono con la moto. Posteriore abbiamo modificato anche le sospensioni montando bitubo da 11,5 e tolto la copertura per quanto riguarda la cinghia. Non vedete più il gruppo chiave accensione e bobina perché sono state spostate sulla parte di là della moto, che ora vi faccio vedere. Giro la moto perché di là siamo in controluce, quindi poi non si vede un'emerita mazza. Eccoci qua ragazzi, moto girata. Come vi dicevo, qui abbiamo il blocchetto d'accensione e la bobina spostati sulla sinistra. Spostando questo ho alzato anche il serbatoio per avere una zona un pochino più pulita, quindi anche tutto quanto riposizionamento dei cavi è fatto dalla mia officina di fiducia Firenze Motorcycle. Abbiamo il contachilometri con l'USB. Ho anche quindi qui la cover della primaria sempre da Special HD Parts, trasparente, fighissima perché c'è questa sottospecie di bagno d'olio che mi piace da morire. Il cavalletto accorciato, non è più nero ma è argento, ma chi se ne frega, tanto sta sotto, perché abbassando le sospensioni la moto col cavalletto originale stava troppo dritta. Cosa che vi manca da dire: tappo del serbatoio con adesivo sopra tridimensionale con teschio scritto Harley Davidson, originale, pagato 30 euro. Top. Serbatoio purtroppo rigato, prossimo video in uscita con la soluzione per andarla a coprire, soluzione temporanea, però abbiamo
un bel video pronto da farvi vedere. Altre modifiche fatte qui da questa parte abbiamo il porta targa. Il fatto da Firenze Motorcycle artigianalmente crea molti meno problemi perché filo ruota, quindi per le forze dell'ordine non è un problema, è bello resistente, struttura bella solida, perché prima ne montavo uno qui nel passaruota, tempo 4-5 mesi con le vibrazioni mi si è completamente spezzato, quindi questo è fenomenale. Modifiche da fare in futuro che ho già in programma sono quelle di andare a tagliare il parafango a filo telaio. Non voglio andare a tagliare il telaio perché ancora vorrei viaggiare in due. Tagliare il telaio vuol dire andare a eliminare quello che è il secondo posto. Questa è Noise, questa è come l'ho voluta far diventare simile a me, spero anche come piace a lei. Sono contento che siete rimasti con me anche per questi pochi minuti dove vi ho raccontato della mia moto. Mi raccomando, ricordate di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati per i nuovi video in uscita. Ciao ragazzi!